EastEnders è una soap opera inglese trasmessa per la prima volta nel Regno Unito su BBC One il 19 febbraio del 1985. Ancora oggi continua a essere uno degli show più popolari nel Regno Unito. La trama della serie televisiva ruota attorno alle vite degli abitanti della classe operaia che lottano per affrontare le sfide della vita quotidiana. La serie è ambientata a Albert Square, un luogo immaginario situato nell'East End di Londra. La sceneggiatura mette in luce molti aspetti reali di quell'area della capitale inglese. Gli interpreti, ad esempio, sono molto credibili e le occupazioni dei personaggi molto simili a quelle di persone reali. Insomma, non è difficile immaginare i protagonisti della serie come veri cittadini immersi nella vita quotidiana dell'East End. La serie inoltre si occupa spesso di questioni morali in cui lo spettatore è chiamato a schierarsi e decidere a chi dà ragione o torto. Chi guarda può essere influenzato da molte cose e schierarsi dalla parte dei personaggi in base all'empatia che prova nei confronti di uno o dell'altro. Come spesso succede in questi casi, gli spettatori si affezionano ai protagonisti fino al punto di partecipare emotivamente alle loro gioie e ai dolori, ai successi e ai fallimenti, un'empatia che spesso va al di là della pura finzione televisiva. La protagonista del caso di oggi si chiama Gemma McCluskey e ha fatto parte del cast di questa soap opera a cavallo tra l'ottobre del 2000 e il febbraio del 2001, al punto da diventare famosa nel Regno Unito per il suo ruolo di Carrie Skinner. Gemma interpretava la parte della fidanzata di Robbie Jackson, un personaggio di lunga data di quella serie televisiva. Insomma, in questo episodio vi racconterò la tragica storia di una giovane donna proveniente dai quartieri più disagiati della capitale inglese che per un momento della sua vita ha vissuto il grande sogno di essere un'attrice di successo. Quello che il futuro aveva in serbo per lei però non era esattamente una storia a lieto fine e il sipario per Gemma si sarebbe chiuso molto prima del previsto. Per molti versi lei era perfetta per un ruolo in quell'iconica soap opera, era cresciuta nelle strade dell'East London dove abitavano i personaggi della serie. Purtroppo la sua partecipazione sarebbe stata di breve durata. Dopo essere apparsa in 34 episodi, infatti, il suo personaggio, Carrie Skinner, fu cancellato. Non che Gemma si sia persa d'animo, anzi, le sue ambizioni rimasero intatte e quando non lavorava per la televisione si dava da fare lavorando in un pub a Shoreditch, mentre continuava a fare audizioni per altre parti. Bassa di statura ma dal carattere forte e determinato, Gemma con il suo personaggio aveva attirato l'attenzione dei telespettatori, molti dei quali l'avevano riconosciuta come una celebrità. 10 anni più tardi troviamo Gemma che vive a Londra, nel sobborgo di Bethnal Green, con sua madre Pauline e suo fratello maggiore Tony. Negli ultimi tempi non aveva avuto molti ruoli come attrice, ma lei stava bene, aveva 29 anni, un lavoro soddisfacente come manager di un pub, una grande cerchia di amici e una vita sociale che la vedeva quasi sempre come parte attiva. Intendiamoci, non aveva ancora rinunciato alla sua carriera di attrice, le speranze di ricominciare c'erano sempre e quel sogno non lo aveva mai abbandonato. Nel futuro di Gemma McCluskey però non c'erano le luci della ribalta, ma una tragedia di cui sarebbe stata l'involontaria protagonista. Un giorno di marzo del 2012 i suoi fratelli Danny e Tony entrarono in una stazione della polizia di Londra per denunciare la scomparsa della loro sorella. Il fratello maggiore raccontò ai poliziotti delle ultime ore di Gemma prima della sparizione. Disse di averla vista l'ultima volta il pomeriggio precedente quando era uscita di casa per partecipare all'inaugurazione di un ospedale locale. La ragazza in effetti era stata vista da molte altre persone, ma da quell'evento in poi nessuno aveva avuto più notizie di lei.
I fratelli temevano che le fosse capitato qualcosa di brutto. All'inizio la polizia non fu molto preoccupata per lei, dopotutto era una donna adulta e il suo allontanamento avrebbe potuto essere volontario, ma quello che emerse dalle indagini iniziali cominciò a far alzare il livello di preoccupazione. Gemma non si era presentata a nessuno dei suoi due lavori, il che era molto strano, conoscendo la sua dedizione e il suo senso di responsabilità. Inoltre non aveva usato il suo telefono e nessuno dei social che frequentava abitualmente. Per quelli che la seguivano sembrò tutto molto insolito. Nei 3 giorni successivi la polizia cominciò una ricerca su vasta scala per trovare la donna scomparsa. Mentre una squadra di agenti visionò ore di filmati delle telecamere a circuito chiuso, un'altra portò avanti le indagini facendo domande porta a porta agli abitanti del quartiere. Questi sforzi però non dettero nessun risultato. Entro il 5 marzo gli amici e la famiglia di Gemma si unirono alla ricerca. Molti manifesti con la sua immagine comparvero nelle aree di grande passaggio, mentre allo stesso tempo fu condotta una campagna di sensibilizzazione sul caso nei social media. Alcuni degli attori ex coprotagonisti di EastEnders, tra cui Martin McCutcheon e Brooke Kinsella, lanciarono appelli pubblici nella speranza che qualcuno potesse fornire indicazioni utili. L'hashtag FindGemma andò di tendenza su Twitter. Intanto i giornali nazionali avevano cominciato a parlare del caso. Tony, il fratello maggiore della ragazza, comparve sulla prima pagina del Sun con in mano un poster con l'immagine della sorella. Poi il 6 marzo sembrò esserci una svolta. Tony era a casa e parlava della sparizione con uno degli amici di Gemma quando il suo telefono iniziò a squillare. Dall'altro capo della linea un uomo sosteneva di aver rapito la ragazza e di tenerla in ostaggio. Sosteneva di averla aggredita sessualmente e rivelò la sua intenzione di ucciderla, a meno che la sua famiglia non avesse pagato un riscatto di 2 milioni di sterline. L'uomo, senza aspettare alcuna replica, riattaccò bruscamente. A quel punto il fratello di Gemma chiamò immediatamente la polizia. Gli fu detto di restare dov'era perché una pattuglia sarebbe andata da lui a raccogliere la sua testimonianza. Ma questo potenziale indizio del caso stava per essere oscurato da una notizia molto più inquietante. Mentre gli investigatori si trovavano a casa di Tony furono raggiunti da una chiamata che li avvertiva del ritrovamento di una valigia con all'interno dei resti umani nel vicino Regent's Canal. L'elica di una chiatta aveva tagliato una corda che assicurava una valigia nelle profondità del fiume, strappando la custodia e mostrando il suo macabro contenuto. Un tatuaggio distintivo sulla parte posteriore del busto portò gli investigatori a riconoscere quei poveri resti come appartenenti a Gemma McCluskey. Un successivo test del DNA confermò le paure dei poliziotti. A questo punto non si parlava più di un caso di persona scomparsa, le indagini si concentrarono sulla ricerca di un assassino. Le ricerche nel canale continuarono per portare a galla altri eventuali indizi. I sommozzatori della polizia cercarono parti del corpo o l'arma dell'omicidio. Allo stesso tempo ai proprietari di barche e ai dipendenti di British Waterways fu chiesto di stare allerta e di segnalare qualunque cosa di insolito nei canali. Non molto tempo dopo un lavoratore notò un sacco della spazzatura che galleggiava in superficie. Il contenuto fu portato fuori dall'acqua e i poliziotti si trovarono di fronte a una scoperta agghiacciante. Quell'involucro nero conteneva una gamba umana. Gli investigatori a questo punto presero in considerazione la possibilità che un serial killer fosse attivo in quella parte della città. Nei giorni seguenti però emersero anche altre parti del corpo martoriato di Gemma. A questo punto mancava solo la sua testa. La professoressa Sue Black era un'antropologa forense ed esperta in casi di smembramento di cadaveri. La polizia la interpellò per avere un parere professionale su quei poveri resti. La donna arrivò alla conclusione che il responsabile di quell'orribile massacro non avesse alcuna competenza nella dissezione dei cadaveri. L'autore di quello scempio infatti aveva iniziato tentando di rimuovere la gamba destra usando una lama seghettata, molto probabilmente un coltello da cucina.
52 tacche presenti sul femore testimoniavano il suo tentativo fallito. Aveva poi abbandonato il coltello per qualcosa di più efficace, probabilmente una mannaia. Secondo la professoressa, quel massacro avrebbe richiesto 3 ore di tempo per essere completato. Fino a questo punto dell'indagine, l'interfaccia principale tra la polizia e la famiglia McCluskey era il fratello maggiore di Gemma, Tony. Lui dopo tutto era stato l'ultimo membro della famiglia a vederla viva. I due da settimane vivevano insieme alla madre Pauline nella proprietà di Bethnal Green. In quel momento la loro mamma si trovava ricoverata in ospedale dopo una grave infezione virale che aveva contratto durante un trattamento chirurgico. Tony era apparentemente sconvolto per la morte di sua sorella, ma quando gli investigatori iniziarono a interrogare gli amici di Gemma, il quadro che venne fuori fece cambiare decisamente l'oggetto delle loro indagini. La polizia scoprì che i rapporti tra i due fratelli erano tutt'altro che buoni. Insomma, più le indagini andavano avanti, più emergeva una realtà fatta di invidie, litigi, soprusi e in alcuni casi di percosse fisiche da parte di Tony McCluskey nei confronti della sorella minore. Gemma era molto popolare, aveva avuto un discreto successo come attrice e conosceva moltissime persone e ora aveva un lavoro ben retribuito. Inoltre spesso veniva riconosciuta per strada. Tutto questo a suo fratello non piaceva, si sentiva messo in discussione, visto che nella vita non aveva mai ottenuto alcun risultato degno di nota. Insomma, la presenza ingombrante di Gemma sembrava che fosse diventata insostenibile per Tony. Lui, che era disoccupato, un fannullone che trascorreva le giornate passando da un pub all'altro per poi tornare a casa e litigare con la sorella e la madre, a volte anche in modo violento. In diverse occasioni Pauline lo aveva cacciato di casa, anche se poi lo aveva sempre riaccolto. Ora con la madre in ospedale era Gemma a dover sopportare le prepotenze del fratello. Il loro ultimo litigio era avvenuto a causa di un bagno allagato. Tony si era addormentato e aveva lasciato un rubinetto aperto facendo traboccare l'acqua dalla vasca. Gemma era arrivata al limite della sopportazione. Nel pomeriggio della sua scomparsa aveva confessato a un'amica che avrebbe chiesto a Tony di lasciare la casa. Purtroppo non ne ha mai avuto la possibilità. Per la polizia quelle informazioni erano molto preziose. Finora avevano considerato Tony come un testimone importante piuttosto che come un sospettato di omicidio, ma ora tutto era cambiato. Le indagini si concentrarono sulla vita del fratello, visto che lui aveva un movente e l'opportunità di commettere quel delitto. Possibile che fosse lui il loro uomo? Chi poteva credere che Tony McCluskey avesse fatto a pezzi sua sorella solo perché rappresentava tutto ciò che lui non era mai stato? L'unico modo per ottenere quelle risposte era metterlo sotto pressione. Fu così che l'uomo si ritrovò dall'altra parte del tavolo e di fronte aveva un ispettore di polizia che lo incalzava con le domande. Le risposte di Tony non fecero altro che alimentare su di lui altri sospetti. C'erano un certo numero di incongruenze. Da quel momento in poi fu tenuto costantemente sotto osservazione ed era di fatto il sospettato numero 1 del caso di Gemma McCluskey. Ma non era l'unico. Gli investigatori erano finalmente riusciti a rintracciare il falso chiamante, l'uomo che aveva affermato di aver rapito Gemma e aveva chiesto un riscatto per il suo rilascio. Il suo nome era Sam Danny, un magazziniere 19enne di Dartford. Tuttavia le indagini chiarirono quasi subito che non aveva nulla a che fare con l'omicidio di Gemma. Danny fu comunque condannato a 6 mesi di carcere per ostacolo alla giustizia. L'unico obiettivo dell'indagine ora era Tony McCluskey. Lui, tuttavia, seguendo il consiglio del suo avvocato, decise di non collaborare più. La risposta a ogni domanda era un secco no comment. Intanto però le prove contro di lui continuavano ad aumentare.
Una squadra forense fu inviata a prelevare dei reperti all'interno del suo appartamento. I risultati lasciarono pochi dubbi agli investigatori, che scoprirono una grande quantità di prove, incluso il sangue sulla lama di un coltello da cucina e una striscia microscopica di tessuto umano su una parete. Questi reperti permisero alla polizia di mettere in stretta connessione Tony con l'omicidio di sua sorella Gemma. Gli investigatori usarono anche il luminol, un composto chimico utilizzato dalla polizia scientifica per rilevare il sangue. Fu applicato su varie superfici, in particolare si concentrarono sul bagno. Secondo gli investigatori era lì che Gemma era stata massacrata. Un'altra miniera d'oro di prove emerse quando gli agenti visionarono i filmati delle telecamere di videosorveglianza della notte in cui Gemma era scomparsa. C'era in particolare una clip che attirò l'attenzione dei poliziotti. Uno spezzone di video mostrava Tony che trascinava una valigia molto pesante sul marciapiede nel tentativo di caricarla su un taxi. Quella valigia, secondo la polizia, conteneva il busto di Gemma. Tony fu poi ripreso da un'altra telecamera mentre trasportava una valigia lungo una strada che correva adiacente al canale dove i resti di sua sorella furono trovati. La polizia fu poi in grado di rintracciare il taxi che aveva chiamato quella sera. Nel busto furono trovate tracce di sangue che vennero attribuite a Gemma grazie all'esame del DNA. La polizia ora aveva prove sufficienti per accusare Tony McCluskey dell'omicidio di sua sorella, ma c'erano delle domande ancora senza risposta. Che fine aveva fatto la testa di Gemma? E soprattutto, qual era stata la causa della morte? Le risposte arrivarono il 10 settembre del 2001, quando i membri della comunità nautica di Hackney tirarono fuori dall'acqua un sacchetto di plastica mentre erano impegnati a fare la pulizia del fondale. Uno di loro ebbe la sfortuna di fare la macabra scoperta: quella busta conteneva la testa mozzata di Gemma McCluskey. Ora finalmente gli esami forensi avrebbero rivelato come era morta la giovane donna. Il cranio presentava delle fratture molto evidenti provocate da un oggetto pesante. Tutte le prove raccolte indicavano al di là di ogni ragionevole dubbio che Tony McCluskey era l'assassino di sua sorella. Alla fine l'uomo messo alle strette confessò tutto. La versione fornita da Tony agli investigatori però era tutta orientata a scaricare completamente la colpa su Gemma. Secondo l'uomo la sorella, dopo l'ennesimo litigio, lo avrebbe minacciato con un coltello e lui avrebbe reagito colpendola con un pugno solo per legittima difesa. Dopodiché non riuscì a ricordare più niente di quello che era successo. Tony McCluskey tentò in tutti i modi di raccontare una versione dei fatti che potesse almeno fargli avere una condanna più mite. Il processo ebbe inizio nel gennaio del 2013 presso l'Old Bailey, l'edificio nel centro di Londra che insieme ad altri ospita la Corte della Corona e il Tribunale Penale Centrale di Londra. È questa la sede dei principali processi di omicidio che avvengono nell'area metropolitana di Londra. L'imputato si dichiarò colpevole di omicidio, negando però di aver ucciso volontariamente. Secondo lui si era trattata di una momentanea perdita di controllo. La giuria però non era dello stesso avviso e respinse quella richiesta di clemenza e lo dichiarò colpevole di omicidio volontario. McCluskey fu condannato all'ergastolo e dovrà scontare almeno 20 anni prima di poter richiedere la libertà vigilata. Secondo le ricostruzioni degli investigatori e la testimonianza di un'amica, Gemma avrebbe subito più di 20 anni di abusi violenti per mano del fratello. La ragazza viveva nella paura continua di quel fratello delinquente e manesco che l'aveva terrorizzata sin da quando era bambina. Spesso Gemma indossava occhiali da sole a causa degli occhi neri e aveva lividi sulle braccia e in altre parti del corpo a causa delle percosse. Era come se lui sentisse di possederla e cercasse di controllarla in tutti i modi. Gli abusi subiti da Gemma fin dalla sua adolescenza erano continuati fino in età adulta per concludersi con la sua morte quella tragica sera quando aveva solo 29 anni. Il triste epilogo di questa storia però non era ancora arrivato. La madre Pauline morì nel dicembre dello stesso anno all'età di soli 59 anni. Chi la conosceva bene era pronto a giurare che la donna non avesse retto alla perdita della figlia e il modo terribile in cui era stata uccisa.
Quanto alla povera Gemma, il caso, o chissà il destino, avevano fatto sì che fosse protagonista e vittima di un dramma che nemmeno gli sceneggiatori di EastEnders avrebbero potuto concepire. Circa 200 persone si radunarono fuori dalla casa della ragazza per partecipare al suo funerale il 30 novembre del 2012. La carrozza trainata da cavalli che trasportava la sua bara arrivò fuori dalla casa che condivideva con sua madre Pauline in Pelter Street. Il fratello di Gemma, Danny, salutò la famiglia e gli amici prima del corteo funebre. All'esterno della casa furono lasciati numerosi omaggi floreali. La giovane donna fu salutata per l'ultima volta da amici e parenti nella chiesa di Santa Monica a Hoxton Square prima di dirigersi verso il crematoio della città di Londra. Stavolta il sipario per la povera Gemma McCluskey si era chiuso davvero e per sempre